Mi presento, Amedeo Giustini, 57 anni, padre di 2 splendidi ragazzi, amministratore delegato di un gruppo che, vuoto per pieno, cuba circa 1 miliardo di fatturato, 4.500 colleghi. Ogni giorno aprono 730 saracinesche in 7 differenti paesi europei. Penso e ritengo che sia assolutamente importante, in qualsiasi contesto ti trovi, nuovo, capirlo. Una volta che hai capito esattamente in quale contesto sei finito, da quel contesto devi uscire con una strategia, quindi devi avere una visione. Una volta che ovviamente sei riuscito a individuare un obiettivo, riesci chiaramente a scrivere una missione. La missione ti serve per federare le persone insieme con te in un percorso. La parte più importante che ho capito nei momenti di fallimento è stato attraverso un'analisi lucida, razionale di quello che erano le determinanti che avevano causato quel fallimento. Nei momenti di difficoltà, come nei momenti di successo, la condivisione con le persone è il motore vero che determina in un certo qual senso, in un lato, la possibilità di uscire dalla fase negativa e nell'altro momento determina invece la possibilità di cappare il successo per non esaltare la prestazione e far sì che questo produca ovviamente ricchezza e valore. Allora, leadership per me significa autorevolezza. Anche se tu venissi scelto da un azionista, alla fine della fiera, se vuoi diventare l'effettivo amministratore delegato di quell'azienda, devi essere ovviamente una persona capace di importi con autorevolezza nei confronti dei colleghi, nei confronti dei collaboratori. Quindi ti possono scegliere, ma ti devi comunque confermare. Ci sono delle caratteristiche che sono innate nei leader. Innanzitutto la capacità di comunicare, innanzitutto la capacità di essere aperti, pensando, voglio dire, anche ai grandi leader, magari anche ai manager che ho incontrato, che avevano sicuramente tanta leadership, che mi hanno aiutato anzi a costruire il mio percorso professionale di carriera. In tutti loro vedevo alcune caratteristiche salienti che sono sempre costantemente presenti e che non possono che essere innati, perché connaturati al carattere della persona. Cerco di tirar fuori il meglio, ritengo, dalle persone che lavorano con me attraverso la continua, costante federazione su un valore comune. Per esempio, nella mia ultima esperienza aziendale, l'aggregazione di 2 diverse aziende con culture e storie molto diverse, ho cercato di ispirarmi a 2 valori fondativi importanti: l'open mind, non rifare più le stesse cose ma pensa a farle sempre in modo diverso, e dall'altra la semplicità, perché io sono così, cercando, voglio dire, di portarle continuamente con l'esempio su questi territori, su questi temi. Tu riesci fondamentalmente a federare il gruppo e a farlo lavorare bene insieme. Penso che Jack Ma mi abbia lasciato nel segno. È effettivamente qualcuno che ovviamente non tradisce lo spirito da dove è venuto, si è applicato con sacrificio, ha avuto una sufficiente pianificazione e soprattutto non voleva avere successo, voleva cambiare il mondo. Ma per me è anche importante, proprio coerentemente con quello che dicevo, l'ultimo insegnamento che mi dà l'ultimo impiegato. Quando c'è qualche cosa che è veramente positiva, c'è qualche idea che va veramente ovviamente colta e magari la prendi anche da una persona molto giovane, ad esempio, appena arrivati in azienda, per me quella diventa l'ultima ispirazione. 11. A questo disegno, a questa volontà di crearmi un percorso professionale che mi interessasse, ci ho sempre creduto. Do tutto me stesso in modo incondizionato, perché per me vivere un'esperienza totalizzante significa crederci fino in fondo, mettendo prima il cuore rispetto ovviamente al cervello e alla razionalità, perché è il cuore che poi porta, secondo me, il cervello a elaborare le migliori soluzioni. Analyzing the dimensions of Amedeo Giustini's personality, he resulted tactful, passionate and output-oriented at the same time. We have identified his leadership style as transformational leadership. He is a leader to us because he's a self-made man who succeeded in his professional objectives, and despite his commitments and difficulties, he was able to reconcile his job and boundless love for his family. Family is a recurrent argument for him during the interview. For this reason, we ask him how much of his leadership is present in his personal life. C'è un filtro che è l'amore, che è una cosa diversa. Ovviamente la razionalità nell'ambito del lavoro per me è una regola imprescindibile. Io ho dei grandi amici con cui mi sono costruito rapporti e relazioni anche interpersonali al di fuori del lavoro, ma la razionalità e la capacità di porre un limite attraverso questo filtro nei rapporti professionali è al 100% vigente. Con i figli spessissimo questo filtro, che è ovviamente l'amore, è invece qualche cosa che spesso e volentieri ti porta anche a perdonare delle cose che non avresti dovuto perdonare.